Benvenute sul mio canale amiche. Oggi andiamo a fare il tutorial di questo orecchino. È stato veramente complicato farlo per motivazioni diverse. La prima è che sono andata un po' a riprendere uno schema di questo orecchino vecchissimo e logoro ormai, ma che avevo indossato in un video per scherzare e mostrare dicendo che io faccio uncinetto ancora prima che avessi imparato il soutache e quindi sono andata più o meno a ristudiare lo schema e naturalmente l'ho fatto più in piccolo perché ho utilizzato un filato più sottile e la complicazione quindi è stato uno andare a ricordare quello che avevo fatto e me lo sono un pochino rivisto e due ho utilizzato un filato sottilissimo che è il Samantha ed ho lavorato con un uncinetto molto piccolo, lo 0,55. Il video è in collaborazione con Fili e Forme. Vi lascio tutti i link utili dei materiali, di quello che ho utilizzato giù nell'info box e ricordo per chi è iscritto al mio canale che c'è un codice sconto che è Briga5, quindi se vi va, insomma, potete sfruttarlo all'interno del sito. Io una volta finito questo tutorial andrò a lavare e risistemare questo orecchino, poi casomai lo decorerò. In qualche passaggio vi mostro anche un filato più spesso perché veramente ragazzi ho avuto grande difficoltà perché il filato è piccolino e in qualche step vi ho mostrato anche i passaggi grafici. Ci sono anche qui gli appunti, poi eventualmente vi metto tutto nel blog. Allora, cosa ci serve per realizzare il nostro orecchino? Ve lo mostro vicino al mio orecchino originale, quello che indossavo nel video, per farvi comprendere la dimensione. Come vedete, questo è circa 6 cm, questo invece è più piccino, sarà con tutto il perno arriva a 5, quindi vedete che c'è una differenza dimensionale oltre ai decori che qui ho messo delle perle. Perché succede questo? Perché naturalmente questo filato era un filato di cotone di tantissimi anni fa, forse 12 anni fa, non lo so quando l'ho realizzati. Questo naturalmente è un filato che ho provato e ho testato adesso ed è lo Scintilla, che è un filato sottile sempre di Fili e Forme e ho utilizzato l'uncinetto 0,55. Potreste provare anche l'uncinetto da 0,60 perché io ci ho fatto un ciondolo a rosone, poi eventualmente ve lo mostro qui con una piccola clip fotografica e quindi naturalmente cambiando la dimensione del filo e dell'uncinetto il lavoro viene più grande e più piccolo. Probabilmente con l'uncinetto così piccolo sarà anche difficile percepire la lavorazione, ma in ogni caso io vi metterò i passaggi che faccio scritti, quindi vi dirò passo a passo, vi guiderò anche con le scritte e poi eventualmente le metterò anche nel mio blog, anzi vi metto il link al mio blog dove ho pubblicato un po' di articoli sui ciondoli, sul cross stitch, insomma condivido anche là quella che è la mia creatività. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se non volete perdere gli aggiornamenti, i video ed i tutorial. Quindi passiamo subito, sono un elemento, il secondo elemento, questo è l'elemento piccolo, questo è l'elemento più grande e poi alla fine vi mostro il montaggio. Naturalmente potrete utilizzare il filato che volete, il filato gioiello è meraviglioso. Io se riesco tra stasera e domani, insomma prima di editare il video, riesco a farlo anche con un filato un po' più grande, che non sia lo Scintilla, ma che sia tipo un Sorrento fatto con l'uncinetto 1,25, che penso che mi dia un risultato più o meno uguale a questo, poi vi metterò una foto di confronto. Ok, partiamo subito. Vi servirà naturalmente anche, se lo fate con lo Scintilla, vi serviranno poi delle perline nel foro piccolino da 3 mm, nel foro grande da 6, poi se vi verrà più grande ne inserirete uno da 8, ma potete farlo anche vuoto e poi vi servirà un perno. Questo naturalmente mi sembrava adatto a questa tipologia e va bene così. Questo lo andiamo a lavare, per fortuna è di cotone e cercheremo di pulirlo un pochino. Utilizzo sempre per cucire Yagi il filo della Miyuki, ago della Tulip che trovate sul sito di Fili e Forme, ma naturalmente ragazze oltre al Miyuki potete utilizzare un filo di nylon trasparente, sono giusto 4 punti per unire, non uso colla da nessuna parte, qui do qualche punto come vedrete alla fine e do anche qualche punto per cucire le perle. Poi vi servirà una pinza,
Poi vedete un pochino forse il video velocizzato, spero sia chiaro. È abbastanza semplice, la difficoltà è di utilizzare un uncinetto piccolo e un filato sottile, quindi per chi ha le prime armi provate con un filato un pochino più spesso, anche con il Sorrento Strong, perché con l'uncinetto da 1,25 1,50 diciamo che all'inizio si lavora meglio. Ok, vi lascio al tutorial. Partiamo con un semplice cappietto per il nostro uncinetto, in questo modo, e cominciamo subito il cerchio grande e andiamo ad eseguire 12 catenelle, semplicemente in questo modo come vi sto mostrando, e poi queste 12 catenelle le andremo, come vedrete, a chiudere a cerchio con una maglia bassissima nella prima maglia. Ecco le nostre 12 catenelle, cerchiamo di raddrizzare tutte le catenelle che abbiamo fatto, di non torcere il tessuto, cioè il filato, anche se in realtà poi andremo a lavorarci su, e andiamo con l'uncinetto nella prima maglia e chiudiamo con una maglia bassissima, quindi facciamo praticamente un gettato, raccogliamo il filo e lo passiamo in tutte e due le nostre maglie, quindi la prima e la seconda, in realtà tutte e due le nostre asoline, ok? Il filato è sottile, ma come vedete ce la si fa. Alla fine andrò a fare 2 catenelle che sostituiranno la prima maglia mezza alta. Adesso sostituisco il filato. Tenete presente che vado a eseguire direttamente una maglia mezza alta, quindi dopo fatto le 2 catenelle caricherò il filo, entrerò nell'anello, caricherò un altro filo, nuovamente un gettato e poi chiuderò tutte quante le maglie insieme. Ho praticamente utilizzato questo cerchio magico come se fossero le 12 catenelle. Ripeto ancora con maglie mezze alte, quindi carico il filo, vado nell'anello, carico un altro filo, faccio il gettato e chiudo. Ve lo mostro per l'ultima volta: un gettato, vado nell'anello, tiro sul filo, un altro gettato e chiudo tutte le maglie insieme. Quindi queste sono le maglie mezze alte, ne dovrò fare 20 nel mio giro di 12 catenelle che ho chiuso a maglie basse. Spero di essere stata chiara. Proseguite così per tutto quanto il giro. Una volta che avrete terminato le 20 maglie mezze alte, va bene, in questo caso è un cerchio magico, quindi io tiro, voi non avrete il cerchio magico e dovrete andare direttamente a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia mezza alta. Dopodiché, vedete, sto chiudendo, quindi semplicemente entro, tiro il filo e chiudo tutte e due le asoline. Adesso andrò a fare 4 catenelle che saranno la sostituzione della mia prima maglia alta doppia, che adesso vi mostro. Quindi 4 catenelle, dopodiché cosa si fa? Si fanno 2 gettati sul filo, quindi avvolgo 2 volte il filo sopra il mio uncinetto, vado nella maglia mezza alta, estraggo il filo, vedete, mi trovo queste asole, poi faccio un gettato e chiudo le prime 2 asole, faccio un nuovo gettato e ne chiudo altre 2, spero che sia chiaro, ultimo gettato e chiudo. Dovrete fare questa operazione per tutte le maglie mezze alte, quindi dovrete fare 2 maglie alte doppie in ogni maglia mezza alta, quindi da 20 maglie mezze alte ci dovremo ritrovare a fine giro 40 maglie alte doppie. Spero di essere stata chiara. Ripeto ancora: sempre con le nostre maglie alte doppie, e alla fine mi dovrò ritrovare con 40 maglie alte doppie. Brevissima clip in cui andavo ad eseguire le maglie alte doppie con il filato sottile.
Ed eccomi qui, facciamo conto che ne ho fatte 40 ai fini del video, ragazze, non ho contato, ma sono andata veloce perché veramente mi ha rubato tanto tempo provare a farlo con l'altro filato. Quindi quando abbiamo fatto le nostre 40 maglie alte doppie, andiamo semplicemente a chiudere con una maglia bassissima in quella che è la prima maglia alta doppia, quindi nella quarta catenella, perché la prima l'abbiamo sostituita. Semplicemente faccio in questo modo, quindi entro, carico il filo e chiudo attraverso l'atola. Penso che si sia visto. Una volta che abbiamo chiuso con una maglia bassissima, vedete questo filato è molliccio, va bene, fine del video non importa. Una volta che abbiamo chiuso quindi con una nostra maglia bassissima, vado a fare una catenella, ok? Giro il lavoro e vado a fare una maglia bassa nella maglia alta doppia che ho qui sotto, ok? Quindi la mia maglia bassa, carico, entro, prendo il filo e chiudo tutte e tre le mie asoline. Adesso devo andare a fare dopodiché vado a fare 6 catenelle, quindi 1 1 2 3 4 5 e 6. Chiudo poi con una maglia bassissima, devo fare questa sorta di asolina qui nella nostra maglia che abbiamo fatto bassa, devo chiudere con una maglia bassissima, ok? Spero che si sia visto, non lo so, spero di sì. Dopodiché ricomincio con altre catenelle. Io ne ho fatte 7, quindi 2 3 4 5 6 e 7. Chiudo con una maglia bassa e ho fatto la mia seconda. Poi faccio una maglia bassissima nella maglia che segue e proseguo con altre 7 catenelle. Poi vi metto lo schema, così viene veramente un obbrobrio. Poi vi metto uno schema, anzi ve lo mostro adesso qui, ok? Quindi vedete, dovete andare a lavorare di andata e ritorno, quindi quando girate fate una catenella, una maglia bassa nella maglia alta doppia, perché questa è la chiusura, qui c'è la maglia alta doppia, poi andate a fare 6 catenelle e codete con una maglia bassissima, ok? Dopodiché dovete andare a ripetere tutto quanto il procedimento, ok? Spero sia abbastanza chiaro. Quindi finite le nostre catenelle, tra virgolette, dell'ultimo petalino che abbiamo quindi concluso, andiamo a fare una maglia bassissima. La nostra maglia bassissima, ok? Vado a fare
poi una maglia bassa e giro il lavoro, e adesso non dovrò fare altro che eseguire tutte quante maglie basse in quelli che sono i miei petali. Quindi io sono qui, devo fare tutte maglie basse sul mio petalo, quindi entro, estraggo il filo e chiudo, entro, estraggo il filo e chiudo, entro, estraggo il filo e chiudo. Dovrete fare questo passaggio ovviamente per coprire tutto l'archetto che è andato a costituire il nostro petalo. Come vi ho detto, io ho fatto 6 catenelle, 7, 7 e 6 catenelle sui miei petali, quindi diciamo che farò penso 6, 7 maglie basse. Vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e adesso vado a chiudere qui in basso tra i due petali con una maglia bassissima, spero si sia visto. Dopodiché devo andare sull'altro petalo, quindi ricomincio a fare sempre lo stesso, altre maglie basse, quindi estraggo il filo, entro nel mio petalino, estraggo il filo e chiudo. Vi dovrete naturalmente aiutare un pochino con le mani, ripetete e mi raccomando, segnatevi quante maglie avete fatto e quante catenelle per fare questi petali, ok? Perché quello che fate a un petalo, quello che fate al primo farete al quarto e farete uguale ai due centrali. Quindi 6 catenelle, 6 maglie basse, 7, 8 catenelle, 8 maglie basse, insomma valutate, tanto il procedimento non cambia, è sempre lo stesso, ok? Quindi io proseguo fino alla fine. Sono arrivata alla fine delle mie maglie basse, vado qui alla base e chiudo con una maglia bassissima. Si sta scaricando anche la batteria del telefono, perfetto direi. E poi taglio il filo e lo faccio sparire o con un ago a cruna larga o stesso con l'uncinetto all'interno della mia lavorazione. Ve l'ho mostrato già in altri video, eventualmente, ops, andatevi a rivedere, poi fate qualche nodino. Ovviamente il risultato con questo filato è terribile, già con questo che era rigido e inamidato naturalmente è diverso, e con questo sarà ancora diverso perché è rigido, cioè non c'è paragone ragazze, cioè. Ok? Quindi proseguite, poi farete il cerchietto e poi unirete tutto quanto insieme. Giusto a titolo informativo, ogni tanto vi metto anche qualche step di quando stavo eseguendo la lavorazione, anche con il filato scintilla, però ragazzi, ai fini del video, con così poco contrasto, uncinetto e fili piccolissimi, veramente non si vedeva niente, però insomma, ecco, ve l'ho fatto con un altro filato, così potete replicarlo tranquillamente. Quindi a seconda poi dell'archetto che avrete fatto ci vorrà un tot numero di maglie. Io se ho segnato bene il mio lavoro, spero di sì, non lo so. Mi sembra che ho fatto 6, 7, 7, 6. Ok, comunque ho fatto quelli laterali un po' più piccini e quelli invece centrali un po' più grandi. Per il cerchio piccolino, solita solina, non tirate troppo e facciamo 6 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dopodiché chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. Quindi andiamo a girare,
mettiamo un uncinetto come abbiamo fatto prima, chiudiamo con una maglia bassissima, quindi avvicino un pochino, tiro il cappio, maglia bassissima. Adesso faccio una catenella e vado a fare in questo cerchietto 10 maglie basse e chiudo a maglia bassissima. Ok, come si fa la maglia bassa? Entro con l'uncinetto, carico il filo, gettato e chiudo, entro, prendo il filo, faccio un gettato e chiudo, e ne devo fare 10. Quindi entro, tiro il filo e chiudo, entro, tiro il filo, faccio un gettato e chiudo. Faccio questo per 10 volte e chiudo poi con una maglia bassissima. Una volta completate le nostre 10 maglie, vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia. La maglia bassissima, lo sappiamo, entriamo nelle due maglie, estraiamo il filo e lo tiriamo all'interno della prima. Adesso faccio una catenella e 2 maglie basse in ogni arco, in ognuna delle maglie sottostanti, quindi vado a fare 2 maglie basse, quindi entro e vado a fare in costa retro, quindi entro, estraggo il filo, faccio un gettato e chiudo, vado in quella successiva e chiudo, e ne faccio 2 in ogni maglia sottostante, quindi da 10 dovremo passare a 20, dopodiché chiudo con una maglia bassissima. Io ho deciso di farle in costa retro, ma voi potete farle anche prendendo e agganciandovi a tutte e due, insomma, le maglie che vanno a comporre il nostro punto. È una questione semplicemente di gusto personale, ognuno potrà fare come desidera. Quindi vado, decidete voi, insomma, quella che più vi piace. Quando avete terminato il vostro giro, andate semplicemente a chiudere con una maglia bassissima, dopodiché fate sparire il filo all'interno della lavorazione. Tagliate il filo e fatelo sparire all'interno della lavorazione aiutandovi con un uncinetto sul retro. Sono delle lavorazioni talmente piccole, insomma, che ok, fatelo sparire, fate sparire il filo iniziale, dopodiché mettete una puntina di colla, ok? Mettete una puntina di colla e poi passiamo alle decorazioni, ok? Ok. Ed eccoci giunte nella parte terminale. Con il filato scintilla e con il numero di maglie che vi ho detto genererete questi due moduli che adesso andremo a decorare. Il piccolo con del filo Miyuki ed un ago, potreste usare anche un filo di nylon naturalmente. Nel piccolino andrò a inserire una piccola perla da 3 mm. Se utilizzerete altro filato valutate voi la perla che c'entrerà. Quindi vado con il filo, mi fisso sul retro sempre del lavoro e poi semplicemente vado a cucire attraverso le mie maglie
la mia perlina da 3 millimetri e vado poi dall'altro lato. In un paio di passaggi avanti e tornate qualche indietro, secondo indietro, diciamo che il osservate gioco è bene fatto. che Io dopo aver preferisco inserito la decorare perla prima faccio il un paio di primo nodini elemento, per poi una volta che fissare mi trovo già bene col il filo filo e la sopra perla, la mia quindi, base ad tra virgolette, per uncinetto, fissare il vedrete che ricamo. andrò a Vedete cucire che passo anche poi avanti e indietro sulla a base più fissare i 2 grande moduli. lavorata. Mi raccomando, centrateli bene, prendete qualche punto di riferimento e vedete che io cucio così un pochino in diagonale, individuando proprio le maglie sul contorno esterno. Utilizzando poi il filo oro non si muterà assolutamente questa cucitura che sto effettuando. Passo poi dall'altro lato e fisso anche dall'altro lato, quindi basteranno veramente 6-7 punti, non è che ci vuole chissà quale cucitura, anche perché questo elemento lavorato ad uncinetto è molto leggero, quindi andate veramente tranquille. L'importante è che dopo aver cucito la perla fate qualche nodino. Come vedete si è fissato, adesso mi sposto pian pianino verso il basso e vado anche ad inserire la perla più grande. Tutto veramente super super facile. Come vedete ho fissato per bene, poi ho tagliato un altro filo e ho fatto un nodino e adesso vado a prendere la mia perla più grande da 6. Se il vostro foro naturalmente sarà più grande, ogni tanto perdo il filo, taglio il po' di filo in eccesso. Se il vostro foro centrale, avendo utilizzato un altro filato, sarà più grande, valutate una perla più grande o più piccola. Diciamo che forse io avrei potuto inserirne anche una da 8, ma diciamo che questa da 6 mi piace, quindi vado da un lato e da un altro e cucio. Se non sapete come cucire andate a vedere l'ultimo tutorial che ho caricato, il penultimo, in cui faccio il ciondolo alle ria, dove si vede bene come cucio. Tagliati poi i fili e messo una puntina di colla, vado a prendere tutti gli elementi, anellino, pinzette, a punte piatte, quindi inserisco l'anellino, ho scelto già il mio perno e lo vado quindi a inserire e diciamo ragazze che chiudendo l'anellino il gioco è fatto. Ed ecco finito il nostro piccolo orecchino country chic con il filato scintilla di fili e forme. Questo era quello originale, direi netto miglioramento con il cambio di filato. Vi abbraccio tutte ed auguro come sempre buona creatività a tutti i briganti di luce. È stata una sudata a girare questo tutorial, ma mi fa piacere veramente di averlo condiviso con voi. Un bacio a tutte. Ciao!